Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi iniziamo una serie di video tutorial dedicata a Nomad Sculpt. Questa è un'applicazione per la modellazione 3D e andremo ad analizzarla come se fossimo dei principianti, quindi senza avere le basi di quelle che sono la modellazione 3D. Io utilizzo in particolar modo questa applicazione per creare le mie miniature e in un secondo momento andare poi a stamparle. Vi ricordo di mettere un like se il contenuto vi è piaciuto, commentare se avete delle domande in particolare, attivare la campanella e iscrivervi per supportare il canale e rimanere aggiornati su quelle che sono le nuove puntate, i nuovi tutorial. Andiamo quindi ad aprire l'applicazione. Come vedete, questo è quello che ci si presenta quando apriamo per la prima volta un progetto, ovvero uno spazio in 3D. Per chi non sapesse come funziona il 3D, per determinare la posizione del nostro oggetto ci sono delle coordinate che sono identificate in asse X, Y e Z. Possiamo andare a interagire con la nostra massa, con la nostra argilla tramite quelle che sono queste freccette per spostarci in maniera accurata sui tre assi, utilizzare questi quadrati per effettuare dei movimenti un po' più liberi, utilizzare i pallini per deformare la forma del nostro oggetto di partenza. Adesso comunque iniziamo con un oggetto nuovo, quindi vi mostro anche come si inserisce all'interno del nostro spazio. E poi abbiamo questo cerchio che ne determina la grandezza della massa. Andiamo quindi sul menu qui in alto. Se apriamo questa tendina, come potete notare, c'è la nostra sfera, che oltretutto quella iniziale non so per quale motivo non è totalmente tonda, però da questo menu noi possiamo vedere tutti gli oggetti che abbiamo all'interno della nostra scena. Qui possiamo decidere di oscurarlo, di selezionarlo qualora dovessimo interagire con questo determinato oggetto o con più oggetti contemporaneamente. Poi abbiamo i soliti tre pallini dove troviamo le voci clona, rinomina e elimina. Andiamo quindi noi a eliminarlo questo e vi mostro come aggiungere una nuova massa al nostro progetto. Clicchiamo su più e come potete vedere abbiamo un cilindro, una sfera, un parallelepipedo, una sorta di ciambella, un cono e poi ci sono anche altre forme che però affronteremo nei video un po' più avanti perché sono cose complesse. Noi partiamo dalla base e cerchiamo di capire come utilizzare questa applicazione senza avere nessun tipo di nozione. Quindi per interagire con la nostra massa, creare le nostre prime sculture fin da subito. Andiamo quindi ad aggiungere una nuova sfera. Come vedete, questa è una sfera decisamente più perfetta di quella di prima. Appena aggiungiamo una massa ci verrà chiesto se vogliamo specchiarla e convalidarla. Noi andremo a convalidarla in questo momento. Vi spiego in un secondo momento cosa serve la funzione specchia. Cosa utile fin da subito è capire che la nostra massa è formata da diverse sezioni. Infatti se vado a zoomare, come potete vedere, ci sono tanti quadratini, tanti pixel. Questi ne determinano la densità del nostro oggetto, ma anche la definizione nel momento in cui noi andiamo quindi a scolpirla. Quindi una cosa utile fin da subito e aumentarne la definizione per non trovarsi dopo ad avere delle figure che non sono ben definite, che non ci piacciono e rischiare poi di perdere dei dettagli che avevamo aggiunto. Andiamo quindi su questa sezione, una forma di piramide, e come possiamo vedere qui c'è un menu dove c'è scritto multirisoluzione. Noi andiamo a suddividere ulteriormente la nostra massa in modo tale da avere più definizione. Clicchiamo su Elimina inferiore per togliere l'eccesso e come potete vedere, se adesso noi andiamo a zoomare, abbiamo una
una massa molto più liscia, più definita. Altra cosa molto importante da conoscere fin da subito è la prospettiva con cui lavoriamo, ma soprattutto come funziona questo dadino. Noi possiamo cliccarci sopra e spostarci in modo tale da cambiare la prospettiva, ma possiamo fare un clic per riportarlo nella prospettiva corretta. Questo serve perché nel momento in cui vogliamo fare delle figure che hanno bisogno di delle modifiche con una prospettiva di un certo tipo, quando vogliamo creare un volto che abbia quindi dei dettagli in maniera accurata, è bene conoscere la prospettiva del nostro oggetto e ritornare sul fronte, sul retro, sulla parte inferiore e lavorare esattamente sul punto che vogliamo. Andiamo adesso ad analizzare cosa significa funzione specchio. Se apriamo questa tendina con questi due triangoli, vediamo che c'è simmetria. In questo momento è disabilitato. Questo cosa significa? Che qualora noi andassimo a interagire con la nostra massa, tipo prendiamo uno dei primi strumenti che è lo strumento argilla, come potete vedere, se io aggiungo argilla alla mia massa, lo faccio in un determinato punto. Qualora invece noi attivassimo la funzione simmetria, come potete notare, le modifiche vengono fatte in maniera speculare. Quindi qualora dovessimo creare un oggetto come una faccia e quindi avere dei dettagli speculari sia su una facciata che sull'altra del nostro oggetto, dobbiamo abilitare la funzione simmetria o disabilitarla se non ne necessitiamo. Con un doppio clic annulliamo i passaggi che abbiamo fatto. Possiamo utilizzare la stessa funzione da questo menu in basso, che come potete vedere è identificato con dei numeri, quindi ci sono tutti i passaggi che noi abbiamo fatto e possiamo andare avanti e indietro. Diciamo che il doppio clic, qualora volessimo tornare indietro su una modifica che non ci piace, è una delle gesture molto più comode e facili da utilizzare fin da subito. Per il movimento all'interno del nostro spazio possiamo utilizzare due dita, trascinandole sullo schermo, e possiamo zoomare o allontanarci dal nostro oggetto semplicemente con la stessa gesture che utilizzeremo per vedere una fotografia sul nostro smartphone. Andiamo quindi ad analizzare quelli che secondo me sono gli strumenti più utili per iniziare a scolpire. Vi ho già mostrato argilla, che nello specifico aggiunge quindi della massa. Per determinare la quantità e quindi la grandezza della nostra azione lo possiamo fare da questo menu sulla sinistra, e nella parte qui in basso determinare anche l'intensità dell'azione che andiamo a fare sul nostro oggetto. Un'altra funzione interessante che si rispecchia poi su molti strumenti è la funzione a gocciola, che si chiama sub. Questa in sostanza inverte l'azione che non farebbe se fosse disattiva. Come potete notare, se adesso guardiamo la prospettiva, invece di aggiungere abbiamo tolto della massa. Doppio clic per tornare indietro e osserviamo quali sono gli altri strumenti. Il pennello fa la stessa funzione dell'argilla, ma lo fa in maniera un po' più accurata, un po' più tondeggiante. Solito discorso, anche per questo strumento abbiamo la possibilità di ingrandire il nostro pennello, diminuire o aumentare l'intensità della nostra azione, o decidere che faccia la cosa inversa. Quindi attivando sub, come potete vedere, andiamo a togliere della massa. Torniamo indietro, abbiamo la funzione sposta e la funzione trascina, che in realtà sono molto simili e le differenze si notano quando andiamo a fare cose un po' più complesse. Io genericamente le utilizzo entrambe e la loro funzione, come dice il nome, è di spostare la massa.
Come potete notare, io adesso la sto spostando in maniera speculare, quindi sempre con il solito discorso. Possiamo eventualmente, come meno veloce, disattivare o attivare questa funzione della specularità dello strumento. Grandezza, intensità, quindi sia questa funzione trascina che sposta fanno esattamente la stessa cosa. Lo notiamo solo sui particolari, quando andiamo a fare cose un po' più accurate, ma per il momento non ci interessa capire qual è quello migliore. Andate un po' a sentimento, scegliete voi cosa vi sembra più comodo. Abbiamo poi una funzione morbida, che però per vedere bene l'effetto conviene che torniamo indietro, aggiungiamo dell'argilla in modo tale da creare delle imperfezioni. Come potete notare si sono create diverse imperfezioni. Io consiglio sempre di iniziare le proprie sculture creando una massa che sia la base, la silhouette, e quindi che ha anche delle forme un po' più spigolose, e poi in un secondo momento andiamo ad ammorbidirla e quindi a creare delle rifiniture. Se noi attiviamo quindi la funzione morbida, come potete vedere, alziamo un po' l'intensità, ingrandiamo il pennello, come potete vedere quello che abbiamo fatto viene ammorbidito. C'è proprio un rilassamento della nostra massa. Infatti bisogna utilizzare questa funzione in maniera parsimoniosa. Qualora andassimo a fare dei dettagli che sono molto piccoli, utilizzare un'intensità troppo alta potrebbe quindi togliere dei dettagli alla nostra opera. Un'altra funzione interessante e utile è la maschera. Questa ci permette di selezionare un determinato punto della nostra scultura e decidere che le azioni che poi apporteremo non prenderanno in causa questa parte mascherata. Possiamo comunque attivarla e disattivarla. È una funzione che secondo me serve per chi ha già preso domestichezza in realtà con le altre Jackstore. Adesso andiamo a vedere altra funzione interessante, ovvero la pittura. Sulla sinistra troviamo il selettore per la colorazione. Come vedete, quando mi sposto su un colore mi mostra già qual è l'effetto sopra la nostra massa in maniera totalitaria. Possiamo decidere se rendere la pennellata più opaca, meno opaca, metallizzata, e poi andare a colorare la nostra massa. Lo possiamo fare ovviamente più nello specifico, avvicinandoci, aumentando l'intensità del colore, quindi quanto è incisiva la pennellata, ed è una funzione ottima per iniziare a dare un tocco di colore alle nostre creazioni. Altra funzione che utilizzo personalmente molto spesso è la funzione appiattisci. Appiattisci crea questo effetto sfaccettatura che quindi anche in una fase iniziale può dare un tono o può aiutarci a definire qual è la forma della nostra massa. Adesso torniamo indietro, sempre doppio clic alla nostra sfera e vediamo invece la funzione rifila. La funzione rifila è praticamente un taglierino. Noi andiamo a utilizzare diverse tipologie di tagli, quindi tramite una linea, un rettangolo, un'ellisse, un poligono. Cosa ben utile da sapere fin dall'inizio è che quando utilizziamo questa funzione la prospettiva è fondamentale, perché il nostro taglio viene effettuato su tutta la profondità della nostra massa, a meno che non sia stata mascherata una determinata parte, ovviamente. Quindi nel momento in cui io utilizzo la linea, appunto con il cursore decido dove viene effettuato il taglio, come vedete una parte della mia massa viene asportata. In questo caso l'effetto è speculare, quindi avremo un doppio taglio in modo tale da mantenere una simmetria. Con la funzione vista possiamo analizzare
il nostro oggetto senza rischiare di fare ulteriori modifiche e quindi rovinare la nostra scultura. Torniamo sempre indietro, sempre nella funzione rifila. Come vi dicevo, è importante utilizzare la prospettiva corretta, perché qualora noi decidessimo di andare a togliere una porzione rotonda, questa verrà fatta in prospettiva. Di conseguenza, se la prospettiva non è perfetta, il taglio verrà storto. Quindi tenete sempre presente, quando andate a fare questo genere di modifica, di avere la prospettiva che vi serve. Andiamo poi, tornando indietro, sulla funzione dividi. Sempre con lo stesso tipo di texture possiamo dividerla in maniera particolare, quindi con una linea, un rettangolo, un'ellisse, un poligono, con il lazzo. Vediamo quella linea, selezioniamo il nostro punto, trasciniamo dove vogliamo il taglio, ma come vedete non succede nulla, o meglio, non succede nulla a schermo, ma se noi apriamo la tenda dei nostri oggetti, come potete notare in questo momento si sono creati due oggetti, quindi noi abbiamo diviso la massa. Torniamo indietro, funzione che utilizzo abbastanza spesso è anche la funzione gonfia, che fa proprio questo effetto palloncino, questa sorta di protuberanza tondeggiante. Può essere utilizzata nella funzione sub, quindi per togliere in maniera inversa la massa, ed è una funzione molto interessante qualora dovessimo cercare delle linee un po' più tonde fin da subito. Poi un'altra funzione molto interessante è la funzione tubo. La funzione tubo aggiunge una massa tubolare, può essere utile per fare dei tagli particolari che necessitano di linee, e poi ovviamente tutte le masse possono essere inglobate e crearne una soltanto, lavorarle separatamente, ma queste sono cose che vediamo in video successivi. Per adesso vediamo come creare i nostri oggetti e genericamente vi mostro le cose che servono per modellare un oggetto soltanto. Funzione tubo, quindi se non vogliamo una sfera o se vogliamo aggiungere un tubolare alla nostra creazione, possiamo farlo tramite questa funzione, cioè tracciato o curva. Curva creerà una vera e propria curva, un tubolare che segue il movimento della punta della nostra penna o del nostro dito, e da qui possiamo andare poi a interagire tramite questi puntini, decidere se avere più o meno curvatura. Con questo pallino arancione possiamo decidere quanto sarà largo il raggio del nostro tubolare. Come abbiamo aggiunto prima la sfera, avremo diverse funzioni. Noi per il momento convalidiamo, poi tanto sono tutte caratteristiche che possono essere viste in un secondo momento e anche modificate. Torniamo indietro. Per quanto riguarda il discorso tracciato, semplicemente andiamo a selezionare dei punti che determineranno la curvatura del nostro oggetto. Possiamo sceglierne di ben precisi e poi attivarli con il pallino verde. Stesso discorso, possiamo decidere la larghezza del raggio, convalidarlo, attivare e disattivare la funzione a specchio, che poi andrà a influire sulla lavorazione in maniera speculare su tutto il raggio del tubolare. Una volta conosciute queste, che sono praticamente le basi, teniamo sempre conto della funzione vista e gizmo. Queste sono quelle che utilizzerete più spesso, ovviamente. Vista vi darà la prospettiva della vostra creazione senza interagire o sbagliare nell'interazione con la vostra creazione. Potrete anche vedere qualora aveste aggiunto degli effetti di luce. E poi la funzione gizmo, che è quella che ci permette di spostarci, di avere le coordinate nel nostro spazio 3D del nostro oggetto. Come vi dicevo, possiamo sempre andare a dilatarle, quindi creare da una sfera un ovale, un piattello,
sceglierne la dimensione, qualora volessimo modificarla anche in seguito possiamo farlo, e poi spostarci sui nostri 3 assi o in maniera più libera utilizzando questi quadrati. Credo che per questo primo video sia tutto. Vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, lasciare un commento se avete dei dubbi su qualcosa in particolare, lasciare un like per supportare il mio lavoro, e ci vediamo al prossimo tutorial.